Lezione 40 C, linee melodiche, questa è la sesta parte, siamo a pagina 154 e lavoriamo su questo Re minore dorico. Abbiamo già visto tante cose all'interno, 2 lezioni fa vedemmo tutto il lavoro sulle scale diatoniche, cioè sull'uso degli intervalli, delle triadi, delle quadriadi, dei cromatismi. Abbiamo visto in questa lezione l'uso delle pentatoniche, quelle oblique, quelle verticali, cromatismi, scala blues. In questo ultimo video ti parlo un po', voglio mettere insieme tutto, con questo basso, che è un basso fretless anche lui, come l'altro del video precedente, con la differenza che qui non ci sono segni, ho solo qualche puntino al settimo, al quinto e al dodicesimo, e quindi devo gestirmi, te lo faccio vedere, vedi questi puntini che sono i segnatasti. E questo fa sì che io abbia veramente pochissimi riferimenti, ma la cosa bella di avere pochi riferimenti è che bisogna però riuscire a sentire proprio, ad ascoltare proprio molto, quindi ad usare l'orecchio. Una cosa molto interessante che succede molto sul basso senza tasti e che sul basso coi tasti non ha più di tanto effetto è questa differenza di dove si va a toccare la corda con la mano destra, cioè io suonando vicino alla tastiera riesco ad avere un suono molto morbido, mentre vicino al ponte, come lo usava ad esempio Pastorius, lui usava molto le dita e vicino al ponte però tenendo la mano vicino alla tastiera, al contrario che essere quindi col basso senza tasti si ottengono una quantità di suoni che tutto sommato è superiore rispetto a quella del basso, però è anche vero che la tecnica slap sul basso senza tasti non può funzionare a meno che non abbia qualche tasto su cui battere le corde, che comunque il senza tasti di solito non viene usato per fare lo slap. Adesso in questa base in Re minore voglio farti sentire un'idea melodica che usa appunto sia le scale maggiori, sia le pentatoniche, sia i cromatismi, e sto usando esclusivamente il materiale che abbiamo visto in questi 6 video, questo è il sesto, più quelli di 2 lezioni fa. Quindi è tutto materiale che tu già conosci, le forme oblique, le forme orizzontali, le forme delle pentatoniche, cromatismi, con la differenza che qui sto usando un basso senza tasti molto, diciamo, senza riferimenti, però mi piace molto. Ok, questo era per mettere insieme un po' tutto il discorso sulle linee melodiche, cioè l'idea di lavorare anche sul basso fretless, perché è carino non solo per fare le melodie, chiaramente anche per accompagnare, ma abbiamo introdotto quest'idea di come usare questo basso, questo tipo di basso per lavorare proprio a livello melodico. A me piace molto.
anche se onestamente preferisco il contrabbasso, però anche il basso fretless è molto interessante da sviluppare, chiaramente più difficile del basso coi tasti.